caloroso benvenuto a questo nuovo approfondimento. Oggi cercheremo di fare un po' di chiarezza su un tema davvero affascinante, andando ad analizzare quel collo di bottiglia meccanico che si nasconde dietro al recente aumento dei costi dell'hardware informatico. E lo faremo con molta calma, senza alcun bisogno di inutili allarmismi, perché non siamo di fronte a un'emergenza. Si tratta semplicemente di una transizione naturale, un passaggio che, come avremo modo di vedere, sta per rivoluzionare e decisamente in meglio i dispositivi che usiamo tutti i giorni. Ok, entriamo nel vivo dell'argomento. Attualmente c'è un'evidente spinta verso l'alto nei prezzi della tecnologia, è innegabile. Ma è importante inquadrare la cosa non come una crisi insormontabile, bensì come un naturale dolore di crescita in un settore che corre veloce. L'industria è incredibilmente vitale e sta già risolvendo il problema. E la domanda centrale, su cui vale davvero la pena soffermarsi per capire il momento, è proprio questa. Ha davvero senso continuare ad accentrare ogni singola operazione di calcolo in enormi server nel cloud, sostenendo costi infrastrutturali che stanno diventando, sempre più insostenibili? Sezione 1. Il paradosso dell'intelligenza artificiale. Per capire bene questa dinamica, dobbiamo guardare ai giganteschi modelli cloud attuali. Questi sistemi hanno sviluppato una fame letteralmente insaziabile di silicio. Cioè, per poter funzionare a pieno regime e rispondere a milioni di richieste, questi immensi data center finiscono per assorbire una fetta spropositata della produzione globale di RAM. E questo crea un paradosso temporaneo un po' bizzarro. Da un lato abbiamo innovazioni straordinarie, dall'altro lato, fagocitando tutta questa memoria, il cloud riduce la disponibilità di componenti. Il risultato? Una carenza nel mercato di consumo, che spinge inevitabilmente in alto i prezzi dei computer che arrivano sulle nostre scrivanie. Capitolo 2. La sfida del cloud. Facciamo un passo avanti e vediamo come si sviluppa la situazione. Analizzando l'attuale filosofia della rete, salta subito all'occhio l'attrito generato da un approccio così centralizzato. Mettendo a confronto i due mondi, la differenza è cristallina. Il modello cloud è per sua natura un approccio taglia unica, uguale per tutti. Dipende interamente da server remoti, obbligando a inviare enormi flussi di dati avanti e indietro per la minima operazione. Dall'altra parte, invece, troviamo la soluzione più pratica e razionale per raffreddare il mercato, il modello locale. In questo scenario, l'elaborazione viene ottimizzata in modo intelligente direttamente sull'hardware a disposizione, senza inutili e pesanti passaggi attraverso la rete. E questo ci porta alla sezione 3, l'evoluzione, ovvero l'AI locale. Stiamo andando incontro a un cambio di paradigma inevitabile. Ci stiamo allontanando dall'idea di dipendere totalmente da costosi server remoti per portare l'intelligenza esattamente dove serve, in tasca o sulla scrivania. Quindi il punto cruciale è proprio questo: la vera efficienza si ottiene quando si adatta l'AI alla memoria disponibile. Parliamo di un'intelligenza artificiale creata ad hoc per adattarsi millimetricamente con una precisione quasi sartoriale alla RAM del dispositivo. Bilanciando la complessità del modello con le risorse reali, l'ecosistema smette di andare in debito d'ossigeno e inizia a funzionare in modo infinitamente più fluido. Punto 4. Architetture su misura. E questo illustra brillantemente come tale modello scali alla perfezione attraverso i vari livelli di potenza. Osservando questa tabella, l'eleganza della soluzione è palese. Nella fascia standard, una macchina con 16 GB di RAM gestisce attività quotidiane come email e scrittura assistita, con latenza assolutamente pari a zero. Nessun ritardo. Salendo alla fascia Pro, le macchine con 256 GB diventano potentissimi collaboratori ad alta velocità per i creatori di contenuti, perfetti per la programmazione o il montaggio video complesso. Ma la cosa si fa davvero incredibile esplorando i vertici della potenza, ovvero la fascia Enterprise. Parliamo di workstation equipaggiate con un intero terabyte di memoria RAM, una potenza immensa. Con risorse del genere, le organizzazioni possono far girare localmente modelli linguistici industriali su enormi volumi di dati ultra segreti. Tutto questo avviene in modo completamente indipendente, mantenendo un controllo ferreo sulle informazioni sensibili, senza mai, e dico mai, dover chiedere il permesso a un server esterno. Ed eccoci alla sezione 5. Una rivoluzione democratica. Riportare il baricentro dell'elaborazione lontano dalla Silicon Valley e dentro i dispositivi locali porta a benefici enormi. Insomma, se si smette di ingozzare i data center con tutta la RAM mondiale per fargli fare le stesse identiche operazioni cloud per tutti, la pressione produttiva crolla. E questo si traduce in un immediato e naturale raffreddamento dei prezzi dell'hardware. In più, elaborare tutto in locale significa garanzia totale di privacy, velocità fulminea senza i ritardi di rete e un consumo di risorse finalmente ottimizzato. Ora, la cosa davvero interessante di questa slide è il profondo cambio di filosofia che suggerisce.
La tecnologia deve smettere di essere una sorta di tassa continua sull'hardware. Non si può essere obbligati a comprare dispositivi sempre più costosi solo per reggere il cloud. Al contrario, andiamo verso una rivoluzione democratica, un'intelligenza artificiale che non pretende un supercomputer per ogni sciocchezza, ma che impara a dare il massimo assoluto valorizzando la RAM che ha già a disposizione. È una prospettiva davvero entusiasmante che permette di guardare al futuro dell'hardware con un ottimismo decisamente motivato. E per chiudere l'approfondimento di oggi ci lasciamo con questa riflessione. Come cambierà all'atto pratico la produttività quotidiana quando avremo a disposizione un'intelligenza artificiale potente, privatissima e interamente localizzata proprio lì, sulla scrivania? Ci attende un domani in cui i dispositivi diventeranno strumenti profondamente personali e su misura. Grazie per aver seguito questa analisi.